sono dal vivo e si vede, no, che sono vivo. Non voglio perdere tempo a sottotitolare. Vediamo un po' come mai non figura qua. Ah, ecco, dal vivo. No, perché devo mettere, vediamo un po', no, non è uscito fuori il video. Comunque qui il vostro Sant'Enchan. Vediamo un po' se posso. Ah, vediamo, seleziona domande e risposte. Adesso scusate, ma devo proprio entrare nella live dal computer, perché non riesco se no a guardare la chat. Allora, hello my dearest friend. Hello my dearest friend, how are you? I hope well. Thank you to be there. This is the first live I done after a long time. I don't more than a month that I don't do a live, so thank to be there. Vediamo se qualche amico non posso utilizzare il cellulare. Voglio vedere a quante persone riesco ad arrivare. Con la live estemporanea che faccio oggi. Vediamo un po'. Ho già avvisato una persona. Due gruppi. Vorrei parlare di tante cose, ma io voglio approfittare delle live per riuscire a rispondervi. Ecco, infatti, che rititolo: voi domandate ed io rispondo. Video blocco in diretta. Ecco qua, ho cambiato il titolo. Vediamo se qualcuno così mi segue. Vediamo un po', perché io ho la speranza di fare una live, una bella live, dove mi seguono tante persone. Però una volta abbiamo fatto il voto di presenze. Però mi sembra che, non so, io quando inizio devo fare
devo anticipare alla gente che farò una live, poi c'ho problemi di connessione, devo prendere un estensore di wifi, devo prendere un estensore di wifi e sono successe tante cose ultimamente e io sto al minuto 5 e come al solito io mi prometto di essere essenziale, invece vabbè, adesso inizierò, forse questa parte la taglierò di live, sempre che ci rimanga qualcosa dopo, perché altrimenti la lascio. Però ecco, che dire, la situazione in Ucraina è sempre più drammatica e qualcuno ha detto che se non si ferma Putin, se non si ferma Putin, il problema è che si potrà andare avanti, si potrà andare avanti di questo passo avendo le probabilità di andare incontro a una seconda guerra mondiale, a terza guerra mondiale, seconda, a una terza guerra mondiale. Purtroppo, purtroppo è vero, se non lo si ferma lui invade persino il Portogallo, la Grecia, tutta l'Europa, perché lui è intervenuto con il pretesto che c'erano degli estremisti in Ucraina, ma è un pretesto. In realtà vi dico che le cose non stanno così, non c'era nessun estremismo da combattere, né tantomeno in quel modo, bombardando scuole, bombardando edifici civili, bombardando case, cioè dove si, allora per i russi tutti gli ucraini sono brutti, sporchi e cattivi, perché sembra più una guerra allo sterminio che non una guerra per liberare chi, per liberare la gente che finisce sotto le bombe russe. Insomma, poi a appoggiare la Russia chi c'è, chi è rimasto? Corea del Nord, di l'Iran, belle democrazie, begli esempi di democrazia, chiaramente. Begli esempi di democrazia che ci sono. Mi hanno chiesto di parlare di alcuni libri in live e io vorrei accontentare questa persona, non mi ricordo di chi si tratta. Adesso mi sta seguendo una persona, perché anzi due persone, e sono contento, però non intervengono in chat, mi hanno solo salutato, ha salutato una delle due. Evidentemente io dovrei prepararmi per fare una live parlando di libri.
leggere è importante perché si consolidano delle neurosinapsi che veramente mi risponde Psycho e io sto al lavoro, gli metto seguimi dal lavoro, condividi la mia live. Allora, leggere favorisce l'incremento di nuove neurosinapsi. Io ho letto in tutti questi anni, anzi li ho letti quasi su un anno dietro l'altro, i libri di Paolo Coelho, però c'è una cosa che devo dirvi: qua sono tre libri che ho comprato negli anni 90, seconda metà degli anni 90. L'alchimista è stato il primo, mia madre me lo ha comprato perché è stato un successo. Poi sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduto e ho pianto, è stato il secondo libro. Il terzo libro, Monte 5, che non mi è piaciuto molto perché a me il vecchio e il nuovo testamento non è che sono mai interessati molto. Poi ho letto che ho fatto delle vacanze e ho comprato dei libri perché io fino a che non ho avuto il web ho letto come un pazzo. Prima mi sembra che, non so se ho comprato prima questo, il Pellegrino, Diario di un mago, cioè l'ha rivisto prima, si titolava Diario di un mago, poi il Pellegrino, che non so con che titolo è uscito in Italia, e poi Il demonio e la signorina Pym. Quindi vi ho fatto vedere i libri di Coelho. Questo deve essere un libro più vecchio, il Pellegrino, perché c'è una foto di Coelho relativamente giovane, e questo è uno dei suoi ultimi libri. Forse questo è quello che ho capito di più, nel senso che ho capito quello che leggevo, il demonio e la signorina Prime, ma non ho capito a cosa volesse arrivare. In tutti gli altri libri di Paolo Coelho non ho capito né a cosa voleva arrivare né cosa scriveva a volte, perché non so, lascia in sospeso molte cose, non è chiaro, è molto ambiguo, e quindi non so se io consigliarvi la lettura di Paolo Coelho. Non so proprio perché non ci ho capito niente. Io vi potrei consigliare altri libri da leggere, ma visto che ho poco tempo vi parlo dei libri dei quali non ho capito niente, perché anche io a volte non capisco niente leggendo i libri. E quindi questo potrebbe sembrare un nonsense, questo messaggio che io vi mando, ma è proprio un messaggio che vi voglio dare. Non pensiate che per comprendere, per leggere bisogna comprendere quello che si legge o che bisogna essere dei grandi intellettuali. Leggere fa bene perché attiva i neuroni, ma poi non è che bisogna scoraggiarsi se si trova un libro che non piace o che non si comprende, lo si può leggere uguali e poi arrivi a delle conclusioni. E io ho visto che anche un difetto che io ho ma che hanno molte persone è di andare visualizzando quello che si sta leggendo e la lettura risulta più lenta. Invece bisogna prima assimilare il testo e poi farci un film mentale sopra, altrimenti il rischio è che non assimili il testo. Prima leggi, leggi. Infatti c'era un vecchio adagio che diceva legge, leggi, leggi, rileggi, ora et labora. No, vediamo un po' se lo trovo. Ah, ecco, legge, legge,
legge, rilegge, labora et invenies. Ecco qua, era di un vecchio libro di, di alchimia. Era un motto, ve lo scrivo qua. Legge, 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 relegge, labora et inveni, invenies. Perché? Perché bisogna beh, in realtà era questo. Molte volte non abbiamo pazienza per i libri e molte volte non significano nulla per noi. Ora legge, 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 rilegge, labora ed invenies, ovvero prega, leggi, 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 rileggi, lavora e troverai il senso del libro. E quindi bisogna riflettere su quello che si legge, ma bisogna leggere una prima volta e se non è sufficiente rileggere il libro, magari non subito, o magari rileggi il capitolo in questione, perché è importante stabilire delle neurosinapsi. E poi metaforicamente parlando si può parlare di lettura anche nel caso di interpretazione. La lettura di un libro, la lettura di un testo non è necessariamente la, la semplice lettura. Oh, adesso c'ho 3 spettatori, ma la lettura di un libro è, diciamo, anche l'interpretazione, dare la lettura di un testo e l'interpretazione di quel testo. Importa molto quindi poter interpretare nella forma corretta. Vorrei che mi deste un like. Interpretare nella forma corretta un testo è molto importante. Ogni tanto giungono dei rumori dalla strada, però mi piacerebbe che pantaloni che ho. Beh, sto in casa con i pantaloni da ginnastica ascellari. Mi piacerebbe che qualcuno, ci sono 3 persone ma non intervengono, non intervengono, ma come mai, ma come mai, ma come mai, dico io. E poi come mai nella mia galleria di video non ci sono, non c'è, non c'è per dirci, non c'è, non c'è, non c'è un avviso che è iniziata la mia live. Beh, provvediamo subito, vediamo se qualcuno riceve, perché a volte metto in community e ricevono la segnalazione. Lo dovrei averlo fatto prima, però vado in
bene, allora vediamo un po' di mettere, già che ci stiamo, un po' di metadati. eh, Visto che ci stiamo, facciamo persone e blog, monetizzazione attivata. Però ecco, buonasera, come sta? Sto benissimo. Bene, grazie. E tu, carissimo amico mio, spero che stai bene, carissimo amico mio. È da tanto che non mi vedevo una sua live. Mi fa piacere, anch'io è da molto che non faccio una live. È da molto, da moltissimo tempo. Mi fa piacere, non so se ha ricevuto la notificazione oppure perché ultimamente YouTube c'ha dei problemi a notificare e nella sezione video qua non appare la mia live, non so perché, non so che cosa sia successo. Ah, ecco perché devo andare dal vivo, non video, vivo, ecco. E quindi se hai delle domande io te le rispondo, se hai delle domande, perché volevo fare questa live proprio per rispondere a delle domande. Già parlavo per conto mio dei libri e di cose del genere, però vorrei avere un input maggiore. Pensa che cosa mi comunica YouTube. Ho avuto un successo in meno di 28 giorni, perché dal 10 gennaio stiamo al 18, quindi in 10 giorni guarda YouTube che mi comunica e mi comunica questo: il tuo canale ha ricevuto 115.446 visualizzazioni negli ultimi 28 giorni. In realtà è dal 10 gennaio. E poi mi comunica anche questo: l'incremento, guarda l'incremento che ha avuto il mio canale, 103.846 in più del solito. Quindi significa che di solito facevo massimo 10.000 visualizzazioni al mese, 8.000, e adesso ne ho avute 103.846 in più del solito. Non so che cosa c'è stato a farmi aumentare così tanto le visualizzazioni, ma è sorprendente, è sorprendente. Io sono contento, a volte faccio ogni 48 ore ultimamente dalle 12.000 alle 9.610 visualizzazioni. Cosa l'ha spinta ad inserirsi nel tubo? Ma io ho iniziato a fare video in YouTube tardi, perché avrei potuto avere più successo se avessi iniziato nel 2006. Ho iniziato nel 2010, ma ho cancellato il canale a fine 2011
perché lo giravo con un vecchio cellulare, giravo i video con un vecchio cellulare che adesso non ho sotto mano, ma ho fatto dei tutorial su quel cellulare che è molto carino, ma filmava che veramente di bassissima risoluzione. Tu cerca nel mio canale LG KP 215, te lo scrivo, LG KP 215 era il cellulare col quale io mi pubblicavo i video che filmava a 177 pixel. Poi ho riaperto il canale quando ho avuto internet per la terza volta nel 2013. Che cosa mi ha spinto? Beh, io da giovane, dai 12 anni, volevo essere uno scrittore, però ecco, scrivere poi che ti pubblichino è anche difficile. Vediamo, ecco qua. Allora ti do dei link, se tu vuoi vedere se tu vuoi vedere il mio vecchio cellulare col quale mi filmavo nel 2010 fine 2011. Ecco qua che faccio un tutorial, per esempio. Questi sono i link qua c'è una rassegna breve, sono dei link ai miei al mio cellulare, ai video che ho fatto sul mio cellulare finché mi funzionava. Poi succede che si è rotto lo spinotto dell'alimentazione. Qua c'è un video di un altro di 12:44. Ecco, sono tutti video che ho fatto sul mio vecchio cellulare LG KP 215, che vedrai che con quel cellulare facevo dei video cattivi. Allora erano proprio cattivi di risoluzione, poi io gli davo un'edizione full HD e venivano sgranati i video, venivano sgranati. E allora ho deciso di cambiare canale e purtroppo ho cancellato il canale invece di cancellare i video, altrimenti avrei un canale fondato non 10 anni fa ma 13 anni fa circa. Vabbè, e come doveva essere, insomma, le cose sono come devono essere. E allora il cellulare è una pagina, qua mi dice che c'è 4 spettatori dal vivo, un'altra pagina qua mi dice che c'ho 3, qua mi dice che sono 4. Sono molto contento di avere molte persone seguendomi. Ecco che adesso le visualizzazioni in 60 minuti sono 36 fra tutti i video, e le visualizzazioni ieri erano 12.000, ultime 48 ore 9.612. Lei ha per caso seguito le interviste di André Dupré ancora quando il suo canale originale era attivo? Se sì, c'è un personaggio tra loro che in particolare le ha catturato l'attenzione. Caro trash anarchico Pasqual gruelicamente pasquallido, e sì, io mi ricordo dell'André di Pre del 2010, poi nel 2010 guardavo magari video anteriori nel quale lui parlava come un rappresentante della Folletto e intervistava con rispetto gli invitati. Poi ha iniziato a invitare sempre più persone squallide o bizzarre, fino al punto
in cui fino al punto in cui non ha più avuto ospiti, ma è voluto essere lui stesso il centro dei suoi video. E come molti hanno detto, lui stesso è diventato uno dei suoi personaggi. Ormai i suoi invitati di prima lo potevano intervistare a lui, si è voluto sostituire, e io non so se sta recitando un ruolo o se è veramente così di suo. Però uno dei personaggi che più mi ha colpito, sono andati tutti da lui nel primo tempo, addirittura Lambrenedetto, Matteo Montesi, ma soprattutto Giuseppe Simone. Giuseppe Simone è stato un individuo che più ha colpito la mia attenzione, perché veramente più in basso di così pensavo non si poteva cadere. Poi invece c'è caduto lo stesso André Di Pre, o per presunzione, per arroganza, o perché ha visto che magari poteva fare le cose da sé, e chi fa da sé fa per tre, non lo so. Però ecco, da quando è cambiato lui non lo seguo più, perché prima era interessante vedere le sue interviste, vedere i personaggi che portava del trash. Poi invece non ha portato più nessuno, e veramente è stato triste perdere un presentatore di YouTube così importante. Però vabbè, ho fatto molti short in questo canale e vedo che vanno molto. Prima erano delle reaction a dei video di un'altra piattaforma, poi ho iniziato a fare dei video qua, lo squalo. Ah no, quello non c'entra, è un'altra cosa. E allora con gli short ho avuto anche 8.000 visualizzazioni, cosa che nessun mio video ha avuto mai, e anche tante risposte. Però vabbè, se anche gli stalker o i troller ti danno visualizzazioni perché condividono il video, tanto meglio. Adesso questa live improvvisata, però vi voglio ricordare che questo sabato sera ci sarà una mia premiere, con anteprima, con un conto alla rovescia di 5 minuti, e la premiere dura 5 minuti, quindi non mancate perché altrimenti ve la perdete. Sì, sì, beh, è uno squalo, non una forbice. Non taglia nulla, non credo che tagli. No, non taglia, è uno squalo, è di plastico. Allora, trash anarchico, Pasquale gruelicamente pasquallido, non ti perdere. E anche le altre 3 persone che mi seguono e non hanno scritto, ma perché non scrivono e non mettono like? C'ho solo 3 like, forse uno ha messo un dislike. Mi raccomando, mm, venite questo sabato 22 mi sembra, perché oggi ne abbiamo 18. 20, no, 21. e 21. E allora vediamo la premiere quando è stata impostata. 22 gennaio, ma 22 gennaio, ah, l'avevo messa di domenica, no scusate, 21. 21, ho cambiato la data, 21 gennaio, domenica 21 gennaio, cambiato la data. Che distrazione, che distrazione.
vi sta allora eh, allora, 21 esatto, adesso l'ora impostata, se no voi andavate a aspettarla il 21 e invece era impostata il 22, chissà perché, ma adesso guardo che l'ho impostata bene. Questo video diventerà pubblico al momento della premiere programmata in data 21 gennaio 2023, quindi 19:15 dovrebbe essere adesso. Ora è etichettato come premier nei risultati di ricerca e sulla tua pagina canale, quindi non è riproducibile. Puoi vedere l'anteprima, puoi vedere l'anteprima. Beh, siete in quattro, se riuscirò a fare un'oretta forse mi porto a casa 4 ore di visualizzazione. Allora io grazie all'ultimo periodo di buona fortuna che ho avuto sono riuscito a recuperare le ore di visualizzazione e gli iscritti, perché nell'ultimo anno mi erano scese le ore di visualizzazione a 2600. Adesso vediamo un po' con voi. Ehm, intanto negli ultimi 10 giorni youtube mi dice questo, youtube mi dice questo, che ho tempo di visualizzazione in ore 697,45, 4 507,4 in più del solito. Qua è venuto male il messaggio, lo riscrivo qua perché purtroppo se non metti lo spazio, ecco qua, lo scriviamo così, così si capisce. Tempo di visualizzazione ore 697,4, 507,4 in più del solito, quindi significa che io in meno di 10 giorni, grazie al successo che ho avuto, non so perché, che si sono messi a guardare tutti i miei video, ho avuto 507,4 ore in più del solito. E vediamo in un anno, vediamo l'ultimo anno, tempo di visualizzazione ore. Ecco, c'è solo il 32 per cento meno rispetto tempo di visualizzazione in un anno 200 2952,9, 32 per cento in meno rispetto ai 365 giorni precedenti. Questo che significa che fino a meno di un mese fa io ci avevo più del 52 per cento di ore in meno rispetto all'anno anteriore, e quindi nel giro di 10-12 giorni la percentuale negativa è calata da meno 56 per cento di visualizzazioni a meno 32 per cento. In pratica sono passato dalle 2600 ore in un anno alle 2009,52 più o meno. E quindi voglio dire, ho fatto un botto di visualizzazioni, vorrei che continuasse così. Se mi volete aiutare, condividete i miei video. E poi c'è da dire anche che youtube si è complimentato con me perché ha scritto la seguente cosa circa 2 settimane fa, forse 3, vediamo se così.
nuovo risultato: 1 milione di visualizzazioni 2 settimane fa. I tuoi video stanno registrando molto interesse e tempo di visualizzazioni. Io in realtà di visualizzazioni nel canale in tutto il tempo, in tutta la durata, ho più di 1 milione di visualizzazioni. Vediamo un po' commenti. Vediamo informazioni. Ecco qua, in pratica è pazzesco, perché io questa mattina, ve lo giuro, queste sono le statistiche, le informazioni. Devo cambiare informazioni del mio canale perché sono troppo elaborate, sono fuorvianti. Però statistiche: data iscrizione, quindi il 7 febbraio che viene farò 10 anni. Però ecco, guardate, io questa mattina ho letto e c'avevo 1.035.000. Adesso statistiche nella pagina informazioni del canale, che voi potete andare a guardare, mi dice che c'ho 1.065.016 visualizzazioni, quando fino a un mese fa c'avevo 920.000 visualizzazioni del canale. Veramente sto decollando, finalmente sto decollando. Mi sento di dire che sto decollando. Poi vorrei fare dei video tutorial su dei cellulari, visto che quest'anno mia madre non mi ha potuto regalare nulla per Natale, nulla per la Befana, e forse il 26 gennaio non mi potrà regalare nulla. Allora io vi chiedo, se voi volete regalare qualcosa a me, regalando qualcosa a qualcun altro, vi potete abbonare al mio canale. In questo modo voi starete, vediamo un po', guadagna abbonamenti. Ho tolto la lista di riproduzione per abbonati, ma voi potete abbonarvi al mio canale o regalare un abbonamento. Ecco qua, con questo link, avete 7 piani di abbonamento. E poi voglio anche dirvi che avete la possibilità di mettere super chat, super sticker e super grazie sotto i miei video. Non necessariamente questo adesso, ma sotto i miei video c'è un bottone vicino a condividi a forma di cuoricino. Se voi fate clic lì, vi apparirà una schermata e non è un abbonamento. Donate un'unica volta, quello serve a evidenziare il vostro commento sotto il video. Mi aspetto che voi facciate del vostro meglio per farmi queste donazioni. Poi anche quando uscirà la Premier, voi potete in chat mettere o super chat o super sticker per darmi delle donazioni. Ma adesso vi vorrei fare vedere ehm, com'è un grazie. Con me un grazie, facendovi vedere chi
chi il super grazie lo ha dato, per vedere come funziona, perché lo potete fare anche dagli short. Quindi qua c'è il link che vi metto di un mio short. Se voi andate a vedere nei commenti di questo short, voi vedrete come il signor Igor Shadi mi ha dato un grazie per evidenziare il suo commento, perché accanto appare la scritta del denaro che doni, nel suo caso 2 euro, quindi non è necessario donare 400 euro, già bastano 2 euro per aiutarmi, un caffè insomma. Igor Shadi è lui, ma non ha video per il momento, ma è un mio amico. Io vi metto il suo, se volete iscrivervi al suo canale fatelo pure. Ecco qua. Poi come dire, già hanno visualizzato questa live 7 persone, però ho ricevuto soltanto 3 like. Qua mi dice 4 e qua 3 spettatori presenti, 2 spettatori, perché ci sono delle differenze insomma. La mia ultima live fu di 2 mesi fa e mi ricordo che la feci a tarda notte e durò 2 ore con 19 minuti 15 secondi, quasi arrivo ai record di Mario Circello, ma è stata una follia. Poi vorrei fare, però è di bassa risoluzione, adesso che mi compro l'estensore del wifi perché voglio uscire un po' da questa stanza, voglio fare delle live con il mio portatile. Vedete, un Lenovo IdeaPad 320. Voglio fare con il mio portatile delle live, ma devo comprare l'estensore di wifi. Poi un'altra cosa, tutti voi mi dite che la qualità delle mie live è cattiva e io non so, ve lo chiedo a voi. Ah, grazie anarchico pasquale gruelicamente, ecco un piccolo regalino da parte mia, grazie mille. Grazie mille carissimo amico mio, te ne sono sinceramente grato. Grazie mille carissimo amico, parlerò di te nei miei video, così ci aiutiamo l'uno all'altro. Vedrai, farò un video parlando di te, magari una premiere. Che bello, wow, fantastico, è pazzesco, grazie mille, sei molto gentile, c'hai un cuore d'oro. Allora adesso ti devo lasciare, mi spiace, però ci rivediamo subito, ciao. Devo lasciare perché è arrivata mia madre dalla spesa. Ciao.
grazie, grazie della donazione, trash anarchico pasquale gruelicamente eccetera.